Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti nel mio canale di YouTube. Ci ritroviamo in questa puntata per discutere proprio di Plutone retrogrado nel segno del Capricorno. Ma prima di continuare questa tematica di Plutone in retrogrado, vi invito a iscrivervi al mio canale, allertare la campanella e lasciare un like. Ed ora entriamo proprio dentro, diciamo, nel tema di Plutone in Capricorno, dove faremo segno per segno e vediamo subito nel tema proprio della puntata. Plutone è uno dei pianeti proprio più misteriosi, diciamo, e affascinanti. È tornato retrogrado appunto in Capricorno, dove resterà fino al 19 novembre. Questo segna proprio l'ultima volta che Plutone attraverserà il segno del Capricorno e per i prossimi 248 anni non ci sarà proprio più diciamo nel segno. E questo transito diciamo che risulta essere di particolare importanza. Plutone è proprio il pianeta diciamo più lontano dal Sole, simboleggia proprio la profondità dell'anima, la profondità dell'inconscio, le nostre paure, le ossessioni che a volte possono riaffiorare anche alla coscienza, in quanto ci costringe diciamo a elaborare, come dire, affrontare le nostre ombre e poterle trasformare diciamo in consapevolezza. Quindi dobbiamo illuminare le ombre e trasformarle proprio in forza interiore. Per tutti i segni comunque questo moto retrogrado rappresenta proprio un'introspezione interiore, quindi un'opportunità per affrontare e superare proprio diciamo le paure e i condizionamenti che ci sono stati dati sia dall'infanzia o che ci possono essere trasmessi diciamo dalla società, da chi è venuto con noi e quant'altro, dal nostro vissuto diciamo della vita. Diciamo che per i segni cardinali, quindi l'Ariete, il Cancro, la Bilancia e il Capricorno sono dei segni creativi, quelli che cominciano la stagione, e nei segni fissi come il Toro, il Leone, lo Scorpione e l'Acquario, questo transito porterà delle sfide, ma anche delle possibilità di crescita e di trasformazione. Diciamo, il Capricorno è quello che è il segno proprio che ha vissuto la presenza, diciamo, di Plutone diciamo, per ben parecchi anni e quindi ha forgiato, diciamo, un'esperienza unica, dato che Plutone compie il giro dello zodiaco in 248 anni. Questo transito, che diciamo lo chiamiamo proprio raro, ma anche molto impegnativo, ha intensificato proprio le caratteristiche del Capricorno, quindi distaccato emotivamente, ambizioso, proprio per poter arrivare a traguardi veramente molto importanti e adempiere proprio agli obiettivi che la persona si è prefissata, quindi raggiungere diciamo anche diciamo la vetta del successo senza concedersi comunque il minimo respiro e è proprio spinto proprio anche dalla diciamo dalla paura di non essere all'altezza, ma in realtà non lo è. Quindi questa sana ambizione lo spinge oltre alle sue capacità a raggiungere proprio dei traguardi importanti, ok? Quindi gli obiettivi che hanno diciamo, perseguito per anni, questo è proprio l'ultimo scatto proprio del momento a riconsiderare tutto quello che si è stato costruito per poi porre fine al capitolo. Diciamo che in sintesi tutti questi transiti stanno portando proprio tutti i segni cardinali, l'Ariete, il Cancro, la Bilancia, il Capricorno, sia quelli fissi, a riconquistare proprio il proprio potere interiore
e a superare proprio, diciamo, queste paure profonde e a rompere con situazioni che non vengono più rappresentate per i segni, ma anche per i segni trasformativi, diciamo il Gemelli, Sagittario, la Vergine, i Pesci, dovranno concludere questi capitoli per poi, diciamo, affrontarne veramente, diciamo, di nuovi capitoli, nuovi inizi. Incominciamo subito i segni cardinali, poi fissi, poi mobili e poi affronteremo segno per segno il consiglio del transito in Capricorno. Diciamo che per l'Ariete Plutone torna proprio a contare proprio, diciamo, la 10ª casa, che è legata proprio alla carriera, all'autorità, ma anche alla realizzazione professionale, quindi alla stabilità di tutte queste cose menzionate. Gli Arieti proprio hanno dovuto affrontare delle sfide, diciamo, molto significative negli ultimi anni, soprattutto con delle figure autoritarie, magari può essere un capo sopra di loro o diciamo anche a livello proprio della autorità. Oppure per prendere anche delle decisioni proprio veramente importanti per la propria carriera, per la propria realizzazione in maniera autonoma. Ora diciamo che è arrivato il momento di chiudere le vecchie dinamiche, affermare proprio la propria indipendenza e prendere proprio quella decisione coraggiosa, decisione oppure decisioni coraggiose, anche se queste vanno, diciamo, vanno in contrasto anche con gli altri, magari anche come suggerimenti. Dovete proprio, segno dell'Ariete, diciamo, arrivare a prendere proprio delle decisioni autonome. Invece per quanto riguarda il segno dei Gemelli, Plutone nella vostra 8ª casa tende proprio, chiama a rivedere, diciamo, le proprie responsabilità economiche e personali, anche quindi a trasformare anche tutte queste questioni legate alla risorse e ai soldi, diciamo, anche degli altri, quindi a trasformare. È il momento quindi di risolvere certe questioni, diciamo, pendenti, eliminare ciò che non conta e concentrarsi direttamente su quello che è proprio veramente, diciamo, importante. Per quanto riguarda i segni del Cancro, ricordo che stiamo parlando dei segni cardinali, quindi quelli che cominciano la stagione creativi, e Plutone proprio, diciamo, in Cancro è proprio in opposizione al segno solare, ha scatenato proprio, diciamo, la paura che di abbandono, in quanto è una ferita proprio legata al segno del Cancro, questa la ferita d'abbandono. E la tendenza proprio a dipendere proprio anche dagli altri per diciamo per sicurezza, proprio la propria sicurezza emotiva. Quindi voi amici del Cancro sono legati proprio a chiamare proprio a riconoscere proprio la loro forza e indipendenza, pronti a prendere proprio queste decisioni, diciamo autonome, senza temere di perdere proprio supporti esterni, in poche parole. Quindi anche qui liberare proprio di quei legami di dipendenza emotiva che non servono più e approdarsi verso, diciamo, nuovi lidi, nuovi orizzonti, nuove persone. Per quanto riguarda i segni della bilancia, Plutone ha spinto proprio la bilancia a confrontarsi proprio con la propria dipendenza, diciamo, anche dagli altri e con le dinamiche familiari, in poche parole. Questo periodo retrogrado permette proprio di esaminare ulteriormente le situazioni che ci sono a casa stagnanti, nelle relazioni, in poche parole, con l'opportunità di riportare proprio l'equilibrio, diciamo, e mettere proprio al centro tutto quello che si vuole ottenere
rompendo proprio dei legami inutili, tenendo conto delle proprie esigenze, organizzare degli spazi, diciamo, anche verso se stessi e verso le proprie esigenze. Ora veniamo ai segni trasformativi, okay? Sono quelli che concludono la stagione e cominciamo con, ripeto, sono il Sagittario, la Vergine, i Gemelli e i Pesci e, passeremo poi a quelli fissi e poi segno per segno. Vediamo un attimino per il Sagittario, Plutone proprio nella seconda casa è legato proprio alle risorse, alle potenzialità, al settore economico, okay? Quindi questo transito, invita, diciamo, il Sagittario a riorganizzare, diciamo, le proprie finanze, magari riuscendo a investire, in altre, nuove opportunità di lavoro, come un hobby che potrebbe essere, coltivato, però potrebbe rappresentare anche una fonte di sostegno, diciamo anche economiche, perché molti Sagittari negli ultimi anni possono, magari aver fatto delle scelte sbagliate, avere avuto delle difficoltà economiche, okay, e quindi tutto questo è il momento di, seminare, tutto quello che è nuovo, i nuovi progetti nel settore economico per poter raccogliere poi in seguito, okay, e quindi ristabilire proprio, l'autorità, la sicurezza, diciamo, finanziaria nella propria vita. Per il segno, diciamo, della Vergine, con, diciamo, la Vergine in questi ultimi anni ha dovuto affrontare anni di, diciamo, di difficoltà anche nei rapporti interpersonali, quindi nelle relazioni, e spesso si carica anche di responsabilità che non gli si compete. Noi vediamo che comunque la Vergine è, un segno altamente preciso, su cui ci si può affidare, molto responsabile, però tende anche molto a caricarsi, proprio come il Capricorno, di responsabilità che non gli competono. Quindi questo può aver causato anche un sovraccarico, anche nel senso, diciamo, anche delle relazioni, soprattutto personali, diciamo, e anche, interpersonali, magari che causando, magari il loro malgrado si sono caricati di responsabilità e magari all'interno non volevano assumersi, diciamo, questa responsabilità. Quindi anche, la Vergine, sarà costretta a non, diciamo, a non farsi più, comprendere, proprio, comprimere nel senso, diciamo, del dovere, ma piuttosto a liberarsi dando di più e, riaccendere proprio le proprie pulsioni, quello che piace proprio maggiormente fare e delegare soprattutto anche. Per quanto riguarda, diciamo, i Gemelli, diciamo, su Plutone porta l'attenzione sulle lacune, sulle pendenze, diciamo, economiche e, o formative, o anche quindi è tempo di affrontare e risolvere vecchi debiti, se ci sono in pendenza, chiudere proprio questi, magari anche se si è, diciamo, in società, è meglio rompere con il transito, diciamo, di, Plutone, nel segno proprio, diciamo, della vostra ottava casa, amici dei Gemelli. Okay? Quindi però anche, completare anche percorsi di studio che possano migliorare proprio anche la propria posizione. Solamente, si dovranno chiudere queste porte che sono rimaste ancora aperte per poter passare, diciamo, oltre, e si dovrà andare proprio veramente mirati per evitare una dispersione di energia inutili. Vediamo per i Pesci. Diciamo che per il Plutone nella vostra 11ª casa, rappresenta proprio, un'opportunità per l'espansione delle reti sociali, per quanto riguarda trovare sostegno anche negli amici, per avere cambiamenti importanti proprio nella, propria vita.
è un periodo dove, si possono magari avere delle nuove conoscenze che magari possono rivelarsi veramente molto utili, okay? Quindi, aprirsi a quegli ambienti, dove si può, ritrovare uno spunto, un aiuto per poter migliorare la propria vita, ma chiudere anche certe amicizie che, a volte si è proprio stanno veramente molto strette e non si sa più che cosa fare. In conclusione, diciamo che Plutone per qualsiasi segno, questo è valido come consiglio, a riaffermare la propria identità e liberarsi proprio da paure, condizionamenti che ci sono stati nell'infanzia, che possono essere da genitori, dalla società, dal nostro vissuto, dalle nostre ferite, dagli aspetti del tema natale, eccetera, eccetera. Si tratta proprio di recuperare il proprio potere personale e, superare proprio vecchi dubbi, delle paure, illuminare le ombre e prendere consapevolezza e quindi, a volte, questa consapevolezza spinge a prendere anche delle, diciamo, decisioni alquanto importanti. A volte possono essere anche dolorose, ma, a volte sono, diciamo, necessarie. Adesso passiamo anche per i segni fissi, che sono quelli che sono in mezzo alla stagione, sono quelli un po' che più hanno delle difficoltà, dato che sono proprio fissi, a lasciare andare un po', diciamo tutte le cose, diciamo, inutili. Qui parliamo del Toro, il Leone, lo Scorpione e l'Acquario, segni fissi in mezzo alla stagione. Diciamo siamo questi segni sono stati proprio, maggiormente colpiti dai cambiamenti, in particolare soprattutto da Urano in Toro, diciamo arrivato nel 2018, che ha scardinato veramente molte certezze. Urano è il pianeta dell'imprevedibilità, del cambiamento repentino. Questo lo sappiamo e non è mai una passeggiata come Marte e Saturno, i definiti 2 malefici, non sono mai delle passeggiate, anche quando sono aspetti armonici che possono esserci nel tema, figuriamoci poi in aspetto, diciamo, dissonante. Quindi questi segni, diciamo, i segni fissi sono stati costretti a, come dire, a guardare in faccia questi, come dire, questi cambiamenti e, Plutone li spinge proprio a riscoprire nuove parti di sé e a rompere, diciamo, con vecchie abitudini che magari o delle strutture che magari non servono più. Quindi Urano soprattutto, ha portato una certa instabilità, ma anche la possibilità di rinnovamento, spingendo proprio questi segni a emergere proprio con la nuova identità. Ora con Plutone, diciamo, in Acquario, i segni fissi affrontano un'ultima sfida. Ricordo che Plutone nel Capricorno, ci resterà fino al 19 novembre e poi passerà nel segno un'altra volta nel segno dell'Acquario. Quindi i segni, questi fissi rappresenteranno una nuova sfida che richiede di abbracciare veramente una verità più profonda, okay, che, su chi sono veramente, quindi la propria identità, una nuova identità, lasciando emergere proprio questa nuova versione, avere il tempo di, farla crescere, espandere, coltivare proprio questa nuova identità per farla fiorire in tutte le sue, diciamo, sfaccettature. Quindi sarà un atto di verità che porterà proprio alla luce dei desideri, delle cose nascoste, un'affermazione di queste parti di noi che magari noi non abbiamo mai, come dire, potuto magari anche ammettere o voluto anche ammettere. Diciamo, soprattutto anche per il Toro ora, Urano ha proprio sconvolto, diciamo, la stabilità di questo segno, okay? E quindi,
cosa sta chiedendo ora Plutone retrogrado? Sta chiedendo di cambiare proprio identità, queste vecchie abitudini, queste vecchie strutture, di abbandonare, di abbracciare questa nuova identità e quindi di smettere di avere delle resistenze in questo nuovo cambiamento, soprattutto per il segno, diciamo, anche del Toro. È il momento proprio di liberarsi completamente, magari facendoci aiutare da qualcuno che magari è più esperto di noi in qualsiasi settore, ma dobbiamo eliminare proprio quelle vecchie abitudini, cambiamenti di strutture e emergere in nuove, diciamo, in nuove abitudini, magari più salutari, diciamo con una nuova identità si comincia a seminare, a mettere il semino che poi dovrà germogliare. Quindi questo transito serve proprio per annullare le resistenze ed è proprio una spinta a liberarsi, diciamo, dalla paura. Per quanto riguarda adesso il leone, stiamo sempre parlando dei segni fissi. Ha vissuto, per modo di dire, il leone, dove magari si è potuto sentire veramente intrappolato, ok? Oppure in qualcosa che magari non lo rappresentava più, ok? Plutone, diciamo, anche qui lo invita proprio a liberarsi di queste vecchie immagini, quindi rompere e avere una nuova, diciamo, una nuova immagine dove il leone si possa anche identificare maggiormente e di abbracciare proprio in questo modo la propria autenticità. Diciamo che per lo Scorpione, sempre segno fisso, ok, diciamo lo Scorpione sarà confrontato anche con le dinamiche di relazione personali e interpersonali, ok? Tanti Scorpioni hanno avuto anche dei cambiamenti importanti anche a causa, diciamo, di altre persone, ma è il momento di riprendere proprio, diciamo, il controllo di tutto quello che ci appartiene, lasciarla, diciamo, emergere la nostra propria interiorità in maniera serena, distaccata e di far valere le proprie idee. Ok? Quindi è questo che diciamo invita un invito diciamo di Plutone a liberarvi proprio di tutte quelle cose, situazioni, persone che condizionano diciamo la crescita personale, magari ingabbiando il segno dello Scorpione, ma come se fosse intrappolato nei segni, diciamo, del dovere, della responsabilità. Questo permetterà di avere un distacco e quindi una chiusura con queste vecchie dinamiche e condizionamenti. Ok, diciamo che passiamo al segno dell'Acquario, anche questo Plutone proprio nel segno dell'Acquario il 19 novembre segna proprio l'inizio diciamo di un profondo cambiamento per il segno. Gli acquari che a volte accumulano esperienze senza liberarsi diciamo del vecchio saranno tenuti proprio, saranno chiamati in causa, quindi tenuti a rompere queste vecchie abitudini e a fare delle scelte definitive, quindi delle decisioni, anche se possono essere, diciamo, anche dolorose, ma a volte sono anche necessarie. Quindi a seguire proprio anche qui un percorso più autentico, ok? Costruendosi poi una nuova vita su, diciamo, su delle verità proprio più autentiche alla nuova identità. Ora passiamo proprio segno per segno come sarà per il segno dell'Ariete, ok? Ricordo che ogni segno vivrà proprio questo periodo di Plutone, diciamo, retrogrado in modo diverso, ovviamente, come dire, ma il senso comune, ripeto, è quello di una profonda trasformazione, diciamo, interiore.
ok? Tutto quello che non serve più, anche staccare, liberarsi dei fardelli inutili e andare avanti verso una autenticità con consapevolezza. Ok, vediamo ora per il segno dell'Ariete come sarà questo transito di Plutone, ok? Nella 10ª casa, quindi Plutone porta alla luce delle questioni alla carriera, all'autorità, come dicevamo prima, ma anche alla stabilità, forse legate diciamo alla realizzazione, quindi si possono avere diciamo delle decisioni importanti, diciamo anche da prendere, e questo è il momento giusto proprio per rivendicare la propria indipendenza, magari con un cambiamento che possa essere anche di lavoro, senza avere paura diciamo, delle conseguenze che potranno arrivare, ma è arrivato il momento di staccare da un ambiente che non sta più bene per voi, amici del segno dell'Ariete, e seguire proprio questo nuovo percorso. Ora vediamo per il segno del Toro. Plutone sarà proprio anche nella 9ª casa, ok? Quindi il segno del Toro sarà invitato proprio da Plutone retrogrado a delle introspezioni, magari chiedendo aiuto magari anche alla spiritualità, a dei testi, magari lasciandosi affidare a qualcosa di o qualcuno, magari come lo vogliamo chiamare, di qualcuno più grande all'interno della materia. Ok, e quindi con questo transito, ok, bisogna anche rivedere delle credenze vecchie, tagliare queste credenze vecchie e diciamo e anche le convinzioni, ok, che abbiamo accumulato nel corso degli anni. Per voi amici del Toro, dove hai basato la tua vita, e questo potrebbe indicare anche l'istruzione, magari un conseguimento diciamo di un master, qualcosa in più che aumenti diciamo un po' la situazione finanziaria, magari sui viaggi, la spiritualità, ma anche e soprattutto legate proprio a queste vecchie credenze e convinzioni di cui tu sei stato, per modo di dire, tanto tempo, quindi è tempo di far uscire il tuo vero sé, quindi abbandonare tutte queste anche le strutture, le convinzioni, dare un taglio e ripartire verso nuovi lidi, verso una visione diciamo più ampia del mondo, ok? L'evoluzione personale sarà proprio il tuo obiettivo con questo cambiamento del transito legato a Plutone retrogrado. Passiamo per voi amici del segno dei Gemelli, è nella vostra 8ª casa, quindi l'8ª casa è legata alla morte e alla trasformazione, in analogia al segno dello Scorpione, quindi Araba Fenice, e quindi bisogna rivedere un po' il rapporto, il potere personale, i debiti, oppure se si ha qualche diciamo qualche legame legato a questioni di soldi in contratto con qualcuno, bisogna fare chiarezza e i debiti chiaramente si cercheranno di saldarli e dove ci sono queste risorse condivise, anche di rivedere magari certi dettagli che magari a te non possono più stare bene, o che magari sono delle, come dire, qualche risorsa, qualche dettaglio che a te magari con l'andare del tempo ti è venuto un po' più stretto. È il momento di revisionare proprio queste risorse condivise. Il proprio potere personale, diciamo, è il periodo anche qui, diciamo, legato alla trasformazione, quindi dovrai affrontare forse questi debiti economici e queste questioni, diciamo, irrisolte.
e il messaggio di Plutone è, come dire, metti ordine, diciamo, nelle tue finanze, risolvi proprio queste lacune per poi prendere decisamente, come dire, una maggior sicurezza verso nuovi lidi. Ora passiamo al segno del Cancro, vediamo quale sarà l'influsso nel segno del Cancro di Plutone retrogrado. Ok, si trova proprio nella settima casa e portano a galla proprio delle vecchie, diciamo, dinamiche nelle relazioni personali e interpersonali, magari qualche, diciamo, nemico dichiarato del passato, come dire, ritorna dove dovrei affrontare diverse magari situazioni, e quindi questo è il momento, diciamo, di riflettere su chi ti circonda, su chi ti può andare bene e chi non ti può andare bene. Queste persone se influenzano proprio il tuo benessere personale, e potresti fare anche delle scelte, diciamo, abbastanza difficili per vedere chi vuoi mantenere, diciamo, nella tua vita, se vuoi continuare magari anche con il partner che magari è un rapporto che magari non sta in piedi, magari solo per questione di forma, e quindi è questo il momento proprio di prendere queste decisioni inerenti proprio al fatto delle dinamiche delle relazioni. Quindi la chiave è trovare, diciamo, questo equilibrio e avere delle relazioni che ti soddisfano e ti nutrono nel senso affettivo, nel senso proprio molto più ampio del, diciamo, del termine. Ora passiamo per voi amici del segno del Leone. Plutone in questo retrogrado arriva nella tua stessa casa, quindi nella casa dei disagi, della routine, della normale routine quotidiana, del lavoro dipendente. Non si parla di malattie qui in questo caso. Ok, e quindi mette in discussione tutto quello che tu fai nel corso della giornata, chi ti circonda, come dire, potresti sentire molto il bisogno di cambiare proprio la tua routine, le tue abitudini, magari con una certa insofferenza emotiva ti spinge proprio a un rinnovamento proprio nell'entourage, proprio diciamo della tua routine quotidiana sulle persone che ti circondano. Quindi questo transito ti incoraggia ad essere molto onesto, diciamo, con te stesso, e che cos'è che non va più nella tua vita, lo puoi eliminare abbracciando così nuove strutture o nuove situazioni, cioè per avere un cambiamento che ti può portare a un maggior benessere fisico e mentale. Ora passiamo nel segno, diciamo, della Vergine. Il transito di Plutone retrogrado riguarda proprio la quinta casa, quindi diciamo il settore, la gestione, diciamo, dei sentimenti, ma anche dell'evasione, del gioco, i sentimenti anche per quanto riguarda anche il rapporto, diciamo, anche con i figli, quindi si possono verificare in questo periodo anche delle tensioni, anche per quanto riguarda diciamo i figli, soprattutto non tanto per quanto riguarda solamente Plutone retrogrado, diciamo, nel segno del Leone, ma anche per chi ha tutti questi forti valori della Vergine, possono risentire nella gestione proprio diciamo anche dei figli, dei rapporti, dei sentimenti, quindi per quanto riguarda il transito diciamo della Plutone nella Vergine. Non riguarda solamente il segno, ma andiamo a guardare anche l'ascendente, altri molti pianeti magari dei valori molto forti in Vergine possono influenzare anche i nativi, anche legati anche ad altri segni. Ok, quindi Plutone che cos'è che chiede? Riguarda proprio il tema, diciamo, dell'autenticità,
proprio in questo settore che abbiamo appena menzionato. Quindi ci si può sentire magari bloccati, magari limitati, magari da un figlio che magari ci condiziona e non sappiamo più che pesci prendere. Ecco che ci sarà proprio il settore di autenticità come un fatto casuale che apriranno le porte anche a nuove soluzioni. E quindi per non dire questo è proprio il momento di affrontare, di liberare proprio queste, come dire, ehm, annullare queste diciamo pulsioni e di fare emergere, riaffermare proprio la creatività, in quanto la quinta casa è anche legata anche alla creatività, sia anche nelle relazioni romantiche che nei progetti, ok? E di non avere paura, diciamo, di osare, ok? Quindi abbi il coraggio di osare che, diciamo, e abbracciare questo nuovo cambiamento. Ora passiamo al segno della bilancia. Cosa avrà questo, il transito di Plutone retrogrado, dove cioè si mette proprio nella tua quarta casa, quindi spinge proprio i nativi della bilancia a riconsiderare proprio le dinamiche familiari, ma proprio quelle anche dei genitori sull'asse 4 e 10, ok? Quindi si potranno anche affrontare, come dire, delle vecchie ferite che magari non sono mai state rimarginate, delle vecchie cose che magari possono emergere nel corso, diciamo, anche del tempo, e quindi sono delle tensioni poi legate poi anche alla vita domestica e le relazioni con i propri cari, e quindi è il tempo arrivato, il tempo di mettere in ordine e liberarti proprio da tutto quello che non ti serve più, per crearti proprio uno spazio di vita, cioè per abbracciare proprio la tua vera autenticità. Ora passiamo al segno dello Scorpione. Plutone, proprio che è il tuo pianeta, diciamo, governatore insieme a Marte, si trova a transitare proprio nella tua seconda casa, ok? E ti chiede di affrontare proprio le tue paure, diciamo, legate alla sicurezza, ma anche alle tue potenzialità, cioè di quelle potenzialità inespresse che magari tu sai di avere, ma non le vuoi adoperare per un determinato, cioè una questione magari tua XY, chiamiamola così, come vogliamo. Plutone ti costringe proprio anche di affrontare proprio queste paure legate anche alla sicurezza materiale, all'autostima, ma anche diciamo all'impiego di queste nuove potenzialità che tu sai di avere ma non adoperi, ok? Quindi potresti aver avuto delle difficoltà economiche che diciamo, oppure che non hai guadagnato magari quanto meriti, oppure quanto meriti o quanto pensavi di meritare, in poche parole. Quindi è arrivato il momento di avere il coraggio di osare, di ammettere il proprio valore, mettere in campo le proprie potenzialità e risorse, magari anche al servizio degli altri, ma con una determinazione che tu hai, veramente una buona determinazione, ma dovrai proprio riconoscere, diciamo, tutto questo, il tuo valore, la tua autostima, le tue potenzialità, ma senza nessun compromesso, e metterle in pratica. Ora passiamo, diciamo, al segno del Capricorno. Proprio Plutone, proprio retrogrado nel tuo segno, ti spinge proprio a un'ultima riflessione su chi vuoi essere veramente, dove vuoi arrivare. Diciamo, questa è la riflessione che ti spinge. Negli ultimi 15 anni tu hai avuto dei cambiamenti, diciamo, molto profondi, ma ora è il momento di liberarsi da tutto quello che non, diciamo, non ti serve più,
ok? Quindi questo è l'invito di Plutone a una trasformazione una volta, diciamo, per tutti, riconoscendo il potere che hai acquisito nel corso di questi ultimi 15 anni attraverso le sfide, e devi essere pronto, diciamo, a una rinascita, ok? E impara a delegare senza aver sempre proprio, come dire, dover fare tutto da solo. Affidati, impara a delegare, a fidarti anche degli altri con magari usando il discernimento. Certo, non la prima persona che ti fidi così a casaccio, ma se tu usi il tuo discernimento, il tuo sentire che hai, riuscirai a delegare e quindi alleggerirti anche di responsabilità, ok? Ora passiamo al segno, diciamo, dell'Acquario, ok? Plutone è proprio retrogrado, viene proprio nella tua 12ª casa come transito, ok? Quindi ti costringe ad affrontare le tue paure, diciamo, più profonde e, diciamo, quei segreti nascosti che non hai mai, diciamo, voluto affrontare per una cosa, per l'altra, magari per timidezza, magari per un senso di colpa. Tante sono le ragioni per cui non fai emergere anche queste cose, però cioè diciamo alla realtà, però è arrivato il momento di essere onesti e di ammettere tutto questo e di abbracciare il nuovo cambiamento. Quindi questo transito ti spinge proprio come invito a scendere proprio nel tuo inconscio, ok? A confrontarti proprio con vecchi traumi e o degli schemi che magari possono essere, diciamo, anche autodistruttivi. Quindi usa questo periodo per liberarti da tutti questi schemi, ok? E per prepararti a un nuovo inizio e fare in modo che questi vecchi condizionamenti, proprio vecchi, parlo nel termine, non ti possano più condizionare, diciamo, in futuro. Ora passiamo a, questo era l'Acquario, scusate, ho sbagliato la slide, e questo passiamo proprio nel segno, diciamo, dei pesci. Ok, Plutone proprio nel segno della, diciamo, dei pesci, è proprio, transita proprio, diciamo, nella tua 11ª casa e ti porta a rivedere il tuo rapporto con le amicizie, dove potresti magari anche sentirti, diciamo, piuttosto anche isolato oppure disconnesso magari dal resto delle amicizie, oppure magari perché hai elevato semplicemente la tua vibrazione energetica e non ti ci ritrovi più nell'identificazione con queste vecchie amicizie che magari per conto loro rimangono sempre più o meno le stesse persone. Chiaramente ognuno ha il proprio tempo di evoluzione, quindi è il momento di espandere tanti orizzonti, nuove amicizie, fare, per modo di dire, piazza pulita di chi non ti nutre più affettivamente e di costruire un nuovo percorso di crescita, ok? Attraverso queste relazioni che magari ti possono servire anche come alleanza per, diciamo, il tuo nuovo percorso, quindi abbracciando il tuo nuovo cambiamento, la tua nuova identità. Con questo è tutto, segno per segno, il transito di Plutone retrogrado in tutti i segni. E un arrivederci a presto, e se avete qualche commento scrivete sotto nel commento in modo che possiamo condividere anche tutte le tue varie sensazioni, se ti ritrovi o nel tuo segno, e instaurare così anche delle nuove diciamo discussioni per crescere insieme. Con questo è tutto, un arrivederci a presto da Caterina. Ciao a tutti.